Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete c'è un sole che spacca le pietre, spacca anche tutta la mia pelle. Ci saranno 30-32 gradi, oggi fa un caldo pazzesco, è cominciata l'estate e alle mie spalle vedete il nostro amatissimo Carraro Tigre 27 con la botte attaccata. Per quale motivo abbiamo attaccato la botte? Perché oggi andremo a fare un trattamento sia sugli olivi che nel vigneto. Prima di cominciare il video però amici vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanellina, perché come ho già spiegato negli altri video purtroppo YouTube ci sta togliendo visibilità e quindi c'è bisogno che voi attivate la campanellina così potete continuare a supportare i nostri progetti futuri. Allora amici, stiamo facendo un po' di lavorazione di manutenzione, quindi stiamo ingrassando, gli abbiamo messo la nafta, come dicevano i vecchi contadini, la nafta, non il gasolio, la nafta. Io cerco di mantenere sempre un linguaggio antico perché mi piace mantenere un po' la cultura che c'era prima. Appunto stiamo ingrassando, gli abbiamo messo la nafta, abbiamo controllato il livello dell'olio, tutto a posto. Vedete qui trovate la botte, che è una botte da 120 litri, ho acquistato qualche anno fa, appunto monta un tubo di 200 metri, quindi è perfetta per la vigna, dove io diciamo ho ricevuto in dotazione una lancia e una pistola come questa. Io le ho provate tutte e due e devo dirvi che mi trovo molto meglio con la pistola, perché non pensavo che avesse questa cettata così lunga, invece posso dirvi che si lavora veramente bene. Non ho l'atomizzatore perché diciamo non ho 10.000 olivi e quindi riesco a diciamo dargli una precisione in questo modo, perché con l'atomizzatore si passa e si dà diciamo una passata, invece con questa pistola si riesce a entrare anche in parti dove magari con l'atomizzatore non si riesce ad arrivare, quindi preferisco lavorare così. Certamente nel vigneto sarebbe più comodo, però io ho sempre lavorato così e mi trovo bene in questo modo. Che prodotto andremo a utilizzare? Vedete qui abbiamo questi prodotti che con questi due riesco a fare la poltiglia bordolese, abbiamo solfato di rame e calce, poi abbiamo lo zolfo che appunto ho dato quello ventilato circa un mese fa. Adesso questo qui è quello bagnabile, quindi da inserire nella poltiglia bordolese, faccio un diciamo trattamento completo. E poi abbiamo questo concime che mi hanno consigliato alcuni miei amici, perché mi hanno detto che è molto indicato appunto nella lotta della rogna. Tutti questi prodotti sono consentiti in agricoltura biologica, questo è importantissimo, anche perché non sono prodotti così tanto aggressivi, ma in tutti questi prodotti c'è scritto appunto di andare a utilizzarli con temperature inferiori a 30 gradi. Infatti io sto preparando, adesso è circa metà giornata, farò questo trattamento stasera verso le 5:30-6, in questo modo sarà anche meglio per me perché andrò a utilizzare anche le protezioni che sono abbastanza calde e in questo modo sarà anche più corretto per la fitotossicità dei prodotti appunto che si possono avere sulle piante quando si supera appunto una temperatura. Le protezioni che utilizzerò sono le stesse, ovvero occhiali che appunto vanno a proteggere i miei occhi da irritazioni, perché poi alla fine questi prodotti non sono chimici da fare male tantissimo a una persona, ma possono essere appunto irritanti verso la pelle, verso gli occhi. Appunto io gli occhi li proteggo sempre con gli occhiali, poi ho questa mascherina che appunto che funziona appunto per non andare a respirare e appunto non creare irritazione alle vie respiratorie, e poi mi metto questa tuta che è una tuta da lavoro che serve per fare pulizie, e lo faccio anche perché dovete sapere che questi prodotti rameici vanno sui vestiti e poi è davvero complicato andare a togliere i residui, e in questo modo mi riesco a proteggere più che altro è tanto gli occhi, perché se vi entra un po' di liquido negli occhi poi magari vi fa irritazione e può darvi dei problemi. Io in che modo mi muovo? Mi muovo utilizzando un vecchio fusto appunto, dove vedete c'è qualche rimasuglio del trattamento che ho fatto dopo la raccolta delle olive, perché dovete capire che per quanto riguarda l'olivo si fanno 3 trattamenti l'anno circa, si fanno praticamente uno in estate, uno dopo la raccolta delle olive e uno dopo la potatura. In questo modo si ha una protezione completa, perché come ho già detto nel video della rogna, quando si va a raccogliere le olive appunto si ha appunto delle ferite sulla pianta, quindi bisogna andare a cicatrizzarle subito con dei prodotti rameici che appunto vanno a contrastare la rogna e tante altre malattie. Vedete c'è qualche foglia gialla perché probabilmente c'è un po' di occhio di pavone, ci sono altre malattie, vedete qui si vede proprio l'occhio di pavone, stacco la foglietta, vedete c'è appunto un problema.
quindi noi andiamo a fare questo trattamento che dovrebbe anche andare a curare questo tipo di malattie. Poi sicuramente quest'anno, non so dalle vostre parti, ma si è avuta una fioritura molto scarsa, quindi si prevede una raccolta diciamo di scarso livello quest'anno, più di scarsa quantità più che altro, e quindi io vado a fare questi trattamenti in modo preventivo, così in questo modo riesco a controllare lo stato di salute delle mie piante. Adesso vado a finire i miei ultimi lavori e poi cominciamo con il trattamento, però stasera. Altra cosa importantissima è quella di andare a preparare il miscuglio molto prima appunto del trattamento. Per quale motivo? Perché essendo sostanze a granuli oppure pastose, vanno sciolte molto lentamente nell'acqua, onde evitare che, a me è successo in passato, vedete qui c'è il filtro della pompa, se si va a smontare mi succedeva spesso che si bloccasse la pompa. Vedete qui c'è acqua, appunto vedete qui si smonta di plastica, si smonta tutto questo pezzo e vedete che qui c'è proprio un filtro, vedete, e qui ci sono dei rimasugli di appunto rame, quindi è importantissimo andare a sciogliere bene, perché se si ottura questo dalla pompa esce solamente acqua e non si va a fare il trattamento, e quando poi si sblocca si riempie appunto un albero e diventa completamente blu. Quindi bisogna andare a diluire, stando attenti appunto tutta la sostanza appunto che dobbiamo dare in questo trattamento. Quindi c'è chi lo prepara addirittura il giorno prima, io lo sto preparando oggi a metà giornata per stasera. Allora amici, come vedete mi sono messo il tutone, mi preparo a fare il trattamento, do l'ultima mescolata e poi riempiamo la botte e partiamo con il trattamento. Allora amici, come avete visto siamo andati a dargli la prima passatina, come vedete sulle foglie è rimasto il segno appunto del trattamento, mi sembra vada tutto bene, ho completato tutto questo pezzettino qui dove ho gli ulivi, adesso mi preparo per andare su in vigna dove farò un trattamento sia agli ulivi che appunto alle viti. Allora amici, buongiorno, sono circa le 5:30 del mattino, mi sono svegliato presto perché ieri sera non sono riuscito a finire di fare il trattamento,
quindi adesso mi preparo e continueremo a fare il trattamento nella vigna, nell'oliveta, così posso essere tranquillo di non prendere caldo e di non fare male anche alle piante. Vedete, si fa anche il tiro alla fune in agricoltura. Allora amici, abbiamo terminato il trattamento, sono le ore 9:30 della mattina, quindi siamo, diciamo, nel giusto orario per smettere, perché appunto poi diventa troppo caldo e quindi è pericoloso per le piante e anche per noi perché ci sono temperature troppo alte. Mi raccomando, questa cosa fateci sempre conto. Abbiamo finito e mi raccomando,
L'ultima cosa da fare dopo aver fatto i trattamenti è quella di pulire la botte e anche il trattore, perché come sempre io la prima regola è quella di lasciare sempre tutto in ordine. Quando si finisce di fare un lavoro si puliscono i mezzi, si ingrassano e si lasciano in ordine, così la prossima volta quando si riutilizzano non ci sono problemi. Io lavoro sempre così, poi chiaramente ci sono persone meno precise, più precise, capisco queste cose. Niente ragazzi, io sono contento di aver portato questo argomento, fatemi sapere come vi muovete voi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nostri progetti futuri. Ciao!